Ciao a tutti e benvenuti sul nostro canale. Sono Laura di Classe Italiana e con il video di oggi impariamo a fare la spesa in Italia. Cosa significa fare la spesa? Significa comprare principalmente cibo, quindi prodotti alimentari. E se venite in Italia e dovete fare la spesa, è necessario conoscere il lessico e le frasi che usiamo in questa situazione. Quindi io vi consiglio di seguire il mio video fino alla fine e poi di fare anche l'attività che ho preparato per voi. Trovate il link qui in descrizione. Ma dove fanno la spesa gli italiani? Spesso per comodità noi italiani facciamo la spesa a un supermercato. Il supermercato è un luogo piuttosto grande, al chiuso, dove il cliente prende, sceglie in autonomia i prodotti che vuole comprare e poi va direttamente alla cassa e paga. Ma se venite in Italia e volete praticare un po' anche la lingua italiana, io vi consiglio di fare la spesa in un mercato o in un negozio di alimentari. Sono luoghi magari anche un po' più piccoli, ma sarà sicuramente più interessante per voi perché potrete mettere in pratica la lingua italiana, dato che al mercato o in un negozio di alimentari il rapporto tra il cliente e il venditore è più diretto e quindi ci sono più occasioni di parlare l'italiano e di praticarlo. Per non sbagliare è necessario conoscere un po' di parole, un po' di vocabolario relativo al lessico delle cose che mangiamo. Cominciamo con i latticini e i formaggi. Vedete il latte, il burro, la mozzarella, il parmigiano, il pecorino, la ricotta. Adesso passiamo ai salumi. La mortadella, il prosciutto cotto, il prosciutto crudo, il salame, la bresaola. In realtà in un negozio di alimentari potete trovare anche la carne o il pesce, ma esistono dei negozi appositi per questo. Per esempio, per comprare la carne potete andare in una macelleria, che è il negozio di carne, o per comprare il pesce potete andare in una pescheria. Invece per la frutta e la verdura esiste la frutteria. Può succedere che vi troviate in un negozio di alimentari ma non riusciate a dire esattamente come si chiama un determinato prodotto. Ve ne presento alcuni, ve ne faccio vedere alcuni. Provate ad associare il nome del prodotto al prodotto stesso, all'immagine del prodotto. Per fare questo esercizio mettete in pausa il video e poi dopo vedrete la soluzione. Una lattina di birra, una bottiglia d'acqua, un pacco di pasta, un vasetto di yogurt, un pacchetto di biscotti, una scatoletta di tonno, una confezione di uova, un filone di pane, un barattolo di Nutella. Ma come indichiamo la quantità di alcuni prodotti? Normalmente dobbiamo specificare il peso. Proviamo a fare quest'altro esercizio. Vi do una lista di prodotti con la quantità. Riuscite a mettere in ordine questi prodotti da quello che pesa di meno a quello che pesa di più? Vediamo quali sono. L'ordine esatto è 50 grammi di burro,
100 grammi di parmigiano, 1 etto e mezzo di bresaola, mezzo chilo di ricotta e 1 chilo di patate. Fate attenzione alla parola etto. Un etto, in italiano, corrisponde a 100 grammi. Adesso che abbiamo visto un po' di lessico da usare in un negozio di alimentari, vediamo quali sono le espressioni o le frasi più utili in questa situazione. Ad esempio, se entriamo in un negozio e vediamo che ci sono molte persone, dobbiamo fare la fila, quindi aspettare in fila o prendere un numeretto. E quando il negoziante domanda a chi tocca, guardiamo il nostro numeretto e possiamo dire tocca a me. Per chiedere quello di cui abbiamo bisogno, diciamo ad esempio vorrei 2 etti di prosciutto crudo, oppure volevo 2 etti di prosciutto crudo. O un'altra formula è mi fa 2 etti di prosciutto crudo? Quando vogliamo specificare esattamente quale prodotto vogliamo, in questo caso parliamo del prosciutto, possiamo indicare anche con il dito e dire quello da 25 euro al chilo. Osservate la preposizione da. La preposizione da indica proprio il valore esatto, cioè quanto costa 1 chilo di prosciutto crudo. Inoltre il negoziante può chiedere desidera altro? O vuole altro? Potremmo dire sì, volevo una confezione di uova da 6. Anche qui osservate la preposizione da. Qui serve ad indicare la quantità, cioè il contenuto della confezione, ovvero in questa confezione ci sono 6 uova. Quando abbiamo finito con le nostre richieste, possiamo dire al negoziante quant'è o quanto pago. Tutto quello che abbiamo comprato, quindi la nostra spesa, la possiamo mettere in un sacchetto o in una busta e se non ce l'abbiamo si può dire posso avere un sacchetto? Posso avere una busta? Bene, la mia lezione finisce qui e spero che sia stata utile, spero che tutte queste frasi, espressioni e lessico siano utili quando verrete in Italia a fare la spesa. Io vi saluto e vi ringrazio e vi aspetto alla prossima video lezione. Ciao da Laura di Classe Italiana!